Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa maglia. L'ho realizzata con Titicada L3. Il tessuto che ho utilizzato è una maglia di lana molto elastica. Analizziamola assieme. È composto da un collo rimesso molto ampio, un corpetto base, una manica a giro lunga con un polsino. Il fondo della maglia è rifinito con una fascia. Per quanto riguarda le vestibilità, sui fianchi ho dato vestibilità negativa perché ho utilizzato un tessuto molto elastico, mentre in vita ho dato vestibilità. Il collo si può presentare in diversi modi. L'altezza del collo sono 50 cm, l'ampiezza in alto è maggiore rispetto alla base. Sono partita con un rettangolo, dopodiché ho utilizzato la funzione volant per crearlo. Questa è la parte dietro. Qui si vede molto bene il collo rifinito con un bordino in tessuto e anche la cucitura centrale del collo rifinita con un bordino. Nella descrizione di questo video trovate anche il video tutorial per la confezione completa di questa maglia. Vediamo assieme come creare il cartamodello. Mi trovo in Titicada L3. Nella lista tipi seleziono il corpetto base, nella lista sottotipi il corpetto base di tipo B. Clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Esce la finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata, gli dico di sì. Mi trovo all'interno del configuratore, precisamente nella pagina misure. Qui bisogna inserire le proprie misure. Io l'unica misura che vado a modificare per velocizzare è la lunghezza totale del capo. La lunghezza che io ho utilizzato in quella maglia sono 63 cm. Clicco Applica. Vado anche a cliccare su mostra quote così si vedono i centimetri. Per quanto riguarda la vestibilità, io ho utilizzato una vestibilità negativa per quanto riguarda i fianchi, perché il tessuto era molto elastico e cedevole. Ho inserito una vestibilità di meno 6 cm e clicco Applica. Per quanto riguarda invece la vita, ho aggiunto dei centimetri per fare in modo che non rimanesse aderente e soprattutto per non avere questo angolo in vita. Ho aggiunto in vita 8 centimetri. Clicco Applica in modo che la linea del fianco risulti più armoniosa. Per quanto riguarda la circonferenza del seno non ho aggiunto nessuna vestibilità. Clicco su Modifica incavo. Ho abbassato l'incavo di 3 cm e clicco Applica. Vado in Modifica girocollo. Accorciamento spalla. Ho inserito un valore di 6 cm e clicco Applica così lo vedete. Qui avete anche la possibilità di visualizzare la rimanente spalla e quindi decidere se lo volete di più o di meno l'accorciamento. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro davanti, ho inserito 4 cm. L'abbassamento del centro dietro ho inserito la metà dell'accorciamento spalla, perciò 3 cm e clicco Applica. Seleziono Applica manica. Ho creato una manica a giro. Per quanto riguarda la lunghezza della manica, io ho inserito la lunghezza della mia manica, però facendo attenzione che poi ci sarà anche un polsino aggiuntivo e come vi ho fatto vedere nella foto si vede molto bene che la manica è molto lunga, quindi voi decidete se volete fare la lunghezza della manica come nel mio caso inserendo la lunghezza che desiderate e poi aggiungendo il polsino oppure sottraendo alla lunghezza della manica già l'altezza del polsino. Per quanto riguarda la circonferenza del fondo della manica l'ho fatto abbastanza asciutto, sono 22 centimetri. Vi consiglio sempre di controllare se a voi va bene questa circonferenza del fondo manica. Vi ricordo che non deve essere proprio uguale al vostro polso, altrimenti tutta la manica poi risulta molto asciutta, a meno che non abbiate un tessuto molto molto elastico e voi vogliate una manica molto asciutta. E clicco Applica. Poi ho creato le fasce del collo, del fondo e del polsino. Trascino la barra verso il basso e clicco Applica fasce. Su collo davanti è già selezionato e mi va bene, tipo fascia, inizialmente è una fascia rettangolare,
Poi vedrete che vado a modificarla. L'altezza della fascia del collo è altissima, sono 50 centimetri. Ho anche cliccato aggiungi anche la lunghezza della parte dietro, così va a crearmi già il collo con metà circonferenza del collo davanti più quello dietro, e clicco applica. Questa è solo una visualizzazione dove va applicato il collo e non la forma. La forma è questa, però devo andare a disabilitare raddoppia l'altezza, perché voglio solo un'altezza in questo caso, perché poi lo vado a modificare. Vado a creare la fascia del fondo. Seleziono fondo davanti. La fascia è una fascia rettangolare, l'altezza l'ho fatta di 4 centimetri. Ho anche inserito un accorciamento in percentuale del 15%, però ve lo faccio vedere dopo. Raddoppia altezza in questo caso l'ho lasciato, e ho anche aggiunto la parte dietro e clicco applica. Questa è la fascia e questi sono i centimetri complessivi di metà del davanti più metà del fondo del dietro. Essendo un tessuto molto elasticizzato, io ho fatto in modo che la fascia risultasse più piccola, in modo che il fondo rimanesse un po' più aderente. Qui dove c'è scritto accorciamento in percentuale l'ho accorciata del 15%, quindi da questo, nel mio caso, da questo 44,7 diventa 38 cm. Naturalmente questa cosa la dovete fare se siete sicuri che avete un tessuto molto elasticizzato, anche perché nella pagina misure io avevo già portato via 6 cm sui fianchi. Su manica ho creato anche qui una fascia rettangolare dell'altezza di 7 centimetri. Anche qui ho fatto un accorciamento in percentuale del 15%. Clicco applica. Ecco qui il mio polsino. Trascino la barra verso il basso e clicco crea modello. Qui vedo tutte le parti che ho creato: il davanti, la manica, la fascia della manica, il collo, la fascia del fondo e il dietro. Posso già decidere quali parti voglio appoggiare sulla piega della stoffa, come mi viene indicato da questa frase. Entro con il mouse nel modello e clicco 2 volte. Diventa verde e mi indica con questa linea rossa la parte che va posizionata sulla piega della stoffa. In questo caso io voglio appoggiare il davanti, la fascia del fondo e il centro dietro, non il collo, perché il collo devo fare delle modifiche. Quindi clicco 2 volte sulla fascia del fondo e sul dietro. Poi vado a cliccare modifica modello in modo standard. Mi porta all'interno di gestione parti. Qui devo andare a modificare la fascia del collo, che è questa, davanti FA. Se non vedete la desinenza fascia, dovete andare qui in basso a cliccare su aggiungi tipo parte a nome. Questo collo, che in partenza è un rettangolo, lo trasformo. La parte in basso la lascio con gli stessi centimetri originali, che è la parte che andrà cucita con il giro collo del davanti e del dietro. Parte in alto l'aumento, e per fare questo utilizzo i volant. Vado a cliccare su pens e pieghe. Clicco l'ultima voce, aperture tipo volant. La parte sotto la lascio così com'è, la parte sopra la apro. Guardiamo qui, la linea base che mi viene indicato AB, invece io uso il CD, quindi clicco freccetta e seleziono CD. La parte da aprire, che è quella in alto, è la parte AB. Clicco sulla freccetta e seleziono AB. Questi centimetri, qui in alto clicco mostra quote, così si vedono poi i centimetri. Qui mi vengono indicati i centimetri delle mie 2 linee e sono 30,5. Per creare quel collo io ho aggiunto un'ampiezza della metà, arrotondando. Nel mio caso la metà di 30 centimetri sono 15 centimetri, quindi qui ho aggiunto 15 centimetri e clicco aggiungi una nuova apertura. Ed ecco qua che ho creato la mia apertura sulla parte in alto.
e vedo i 45,5 che non sono altro che 30,5 più i 15. Poi voglio però che la parte AD rimanga ad angolo retto. Qui dove c'è scritto tipo apertura, clicco sulla freccetta e clicco su apri altro settore e clicco apri modifiche. Ed ecco qui che ho ottenuto il mio collo e questa linea AD l'appoggerò sulla piega della stoffa, così avrò il collo intero. Clicco conferma. Ora ho una parte nuova che è questa del volant, la parte sopra che mi è servita per creare il volant la devo disabilitare perché non mi serve più per portarla in stampa. Clicco margini di taglio perché devo andare a modificare l'orlo che mi presenta il programma in un margine normale, perché non mi serve più l'orlo, perché ho sia sulla manica che sul fondo delle fasce da applicare. Vado a selezionare la prima linea che mi compone l'orlo del fondo del davanti e diventa blu. Per trasformare questo orlo in margine normale in un'unica operazione, dopo che ho selezionato la prima linea, vado qui a selezionare, seleziona e deseleziona, clicco in modo che compaia la spunta nel quadratino e poi vado a selezionare tutte le altre linee. Questa del fondo e diventa verde. La manica. Vi consiglio di ingrandire con il mouse così da selezionare la parte corretta. Poi qui, tipo di taglio, clicco sulla freccetta e seleziono margine normale, misura, inserisco un valore di 1,5 cm e clicco applica. Ed ecco qua che ho trasformato l'orlo in un margine normale. Un'altra cosa che faccio è andare a togliere il margine del collo perché poi lo appoggerò sulla piega della stoffa. Seleziono, mi viene indicato margine normale, clicco sulla freccetta e seleziono nessun margine e clicco applica. Vi ricordo che nel configuratore avevo selezionato l'opzione di appoggiare il davanti, la fascia e il fondo sulla piega della stoffa, perciò in automatico i margini non vengono creati, ma questi margini non creati li vedo solamente alla fine nella pagina stampa. Ora vado in stampa. Ed ecco qui il modello appoggiato sulla stoffa. Il collo che l'ho realizzato adesso, devo essere io a dirgli al programma di appoggiarlo sulla piega della stoffa e se voi lo volete fare dovete fare in questo modo. Devo andare in stampa avanzata, clicco su modello su stoffa, modifica tipo selezionato. Il collo è questo, davanti FA volant, lo seleziono. Qui dove c'è scritto in alto su piega, vedo che c'è scritto off, faccio un clic. Mi indica che sta appoggiando sulla piega di sinistra. Clicco applica. Ecco qui la nuova disposizione. Clicco conferma, clicco chiudi. Ecco qui la nuova disposizione del modello sulla stoffa e la quantità di stoffa necessaria. Qui a sinistra ho la lista stampe disponibili, seleziono la prima che è il davanti. Questi rettangoli rossi stanno a indicare i fogli in A4 che mi servono per realizzare il davanti. Spero di esservi stata utile, ai prossimi video. Ciao ciao!